Buonasera a tutti. Allora, come avrete potuto intuire, questo non è un video sugli acquari marini tropicali, anche se volendo potremmo anche fare una puntata su questi oggetti qui. In realtà questo è un video che volevo fare già da molto tempo, in quanto volevo presentarvi e soprattutto parlare delle mie considerazioni in merito a questi oggetti che sono qua di fianco a me, ossia ai treppiedi, che per un fotografo in generale, ma soprattutto un fotografo di paesaggio, sono uno strumento fondamentale. Ho aspettato tanto per fare questo video perché in realtà volevo dire tante cose e volevo avere il tempo giusto per poterne parlare adeguatamente. Nella realtà poi ho sempre rimandato, oggi avevo un pochettino di tempo, anche se non volevo farlo con questo format, però comunque ci proviamo e poi vediamo se sarò capace di trasmettervi qualche notizia, qualche informazione e darvi qualche spunto proprio in merito ai treppiedi. Qui vediamo una vista d'insieme, poi comunque ve ne presenterò uno per volta. Comunque possiamo vedere rappresentate tutte le categorie di treppiedi che personalmente posseggo, ma che potrebbero essere utili a molti di voi. Allora, cominciamo col dire che i treppiedi si possono suddividere secondo varie categorie, a seconda delle caratteristiche che hanno. Una caratteristica è intanto il materiale con cui vengono fatti. Quelli diciamo più diffusi sono l'alluminio e la fibra di carbonio. Ce n'erano in passato anche in metallo, in acciaio, così, o anche in legno, però ecco, tuttora vengono prodotti, ma sono veramente prodotti di nicchia per fotografie particolari. L'alluminio e la fibra di carbonio hanno come differenza intanto il costo. Chiaramente un treppiede fatto di alluminio costa molto meno di un treppiede fatto in fibra di carbonio. La seconda è il peso. La fibra di carbonio pesa molto di meno e ha una resistenza paragonabile all'alluminio. Un'altra caratteristica è la resistenza. La fibra di carbonio per certi usi è più resistente, però anche più fragile, nel senso che tende a rompersi. Va bene? Invece l'alluminio è più flessibile e quindi se sollecitato difficilmente si rompe, al limite si piega. In più l'alluminio ha una maggiore capacità di smorzare le vibrazioni rispetto alla fibra di carbonio, che essendo più rigido le trasmette alla macchina fotografica, quindi ecco, se si è in ambienti molto ventosi oppure instabili, l'alluminio ha un vantaggio in più. E infine in climi freddi l'alluminio, diciamo così, trasmette il freddo e quindi è più difficile da maneggiare rispetto ai treppiedi in fibra di carbonio. E quindi questa, diciamo così, è la prima caratteristica che distingue i vari treppiedi. La seconda caratteristica è il numero di sezioni. Tutti i treppiedi si possono appunto compattare, estendendo e ritraendo queste sezioni. Maggiore è il numero delle sezioni e più compatto può essere il treppiede una volta ripiegato. Però il numero di sezioni aumenta anche il peso, quindi questa è un'altra caratteristica da tenere presente nel momento in cui si sceglie un treppiede, cioè il numero di sezioni che va bene per me. Quindi più sezioni vuol dire treppiede potenzialmente più compatto quando piegato, quando compattato, ma anche più pesante. Un'altra caratteristica è la presenza o meno della colonna centrale. Io in pratica ho solamente treppiedi con la colonna centrale. La colonna centrale, rispetto ai treppiedi che non hanno la colonna centrale, che quindi la testa viene montata direttamente sulla base delle tre gambe, il vantaggio della colonna centrale è quello di avere potenzialmente un treppiede più alto con un peso minore, perché il pezzo della colonna centrale che incide sull'altezza del treppiede è chiaro che
incide su una sola gamba, cioè sulla colonna. Se invece io dovessi avere un treppiede senza colonna centrale, a parità di altezza io dovrei avere delle gambe più lunghe, quindi 3 gambe più lunghe, quindi più materiale, quindi più peso. Lo svantaggio però della colonna centrale è che una volta estesa la fotocamera è più instabile. Infatti i fotografi, diciamo, professionisti tendono a scegliere sempre treppiedi senza la colonna centrale, accettando quindi un maggior peso ma anche una maggiore stabilità del treppiede. Un'altra caratteristica è il tipo di chiusura. Ci sono le chiusure a leva, come questa, in cui si apre la leva e si può ritrarre la gamba, oppure ci sono le chiusure a vite, in cui c'è praticamente una ghiera che si gira e questa azione rilascia la gamba, che può essere quindi accorciata all'interno della sezione superiore. Quindi queste, diciamo così, sono le caratteristiche generali di ogni treppiede. Da considerare anche che il treppiede in sé non include la testa, va bene? La testa è la parte finale del treppiede su cui poi si monta la fotocamera. Quindi queste sono le caratteristiche dei vari treppiedi. I treppiedi si suddividono anche per gli usi a cui sono destinati. I primi, quelli più semplici, sono i treppiedi da tavolo, che quindi sono dei treppiedi molto piccoli, che appunto si mettono su superfici rialzate, quindi per questo si chiamano da tavolo, hanno una portata molto bassa, però hanno anche il vantaggio di essere molto piccoli, molto compatti, molto leggeri, e in determinate situazioni, se uno non ha un'attrezzatura troppo pesante, consentono di poter fare delle riprese o delle fotografie portandosi dietro un'attrezzatura molto ridotta. Oppure possono servire per montarci degli accessori, quindi dei flash, delle luci, dei telecomandi, dei microfoni, e quindi sono molto utili. Io ne ho più di qualcuno e a volte li ho anche usati. Una seconda categoria, questo diciamo così, sono utili anche soprattutto per chi fa vlog, sono i selfie stick, che si possono poi estendere e che hanno un treppiede incorporato. Quindi io me li porto dietro per parlare, e poi quando mi serve poggiarli per terra hanno già il loro treppiede incorporato, quindi li posso poggiare e quindi continuare nella mia spiegazione. Chiaramente sono molto più instabili, però sono molto comodi e molto versatili. Dei treppiedi che ho qui invece abbiamo un treppiede di questo tipo, che è fondamentalmente molto economico, è molto leggero, e in questa configurazione potrebbe essere un ottimo treppiede per riprese video, va bene? Proprio per come è costituita la testa, proprio per questa crociera che garantisce una maggiore stabilità del treppiede, che peraltro è in alluminio e quindi ha una sua leggerezza, ma non è molto resistente, molto stabile. Quindi diciamo che questo treppiede, che poi una volta piegato è abbastanza compatto, è stato poco il primo che ho acquistato insieme a una fotocamera compatta che più di 20 anni fa ho preso, e quindi mi è servito per sperimentare le prime fotografie, le prime riprese, eccetera. Può sollevare la testa con un meccanismo di questo tipo, e quindi è molto utile soprattutto per riprese, o se si vogliono fare anche delle fotografie in cui la precisione è fondamentale. Ora, questo treppiede forse non è il più adatto, però avere meccanismi simili, soprattutto per fotografia macro, eccetera, e avendo delle teste che che consentono di regolare la fotocamera in modo micrometrico, possono essere particolarmente utili per foto macro. E quindi questo qui, diciamo così, è stato il primo treppiede che ho preso. L'ho usato da quel momento principalmente solo per metterci dei flash o degli accessori del genere, poi non l'ho quasi mai più usato. Questo qui invece è il primo treppiede semiserio che ho preso, l'ho preso più di 20 anni fa. È un treppiede in fibra di carbonio della Ghizzo, e ha il meccanismo a ghiera per chiudere le gambe,
appunto sono meccanismi che all'epoca cominciavano a uscire fuori. Peraltro questo tipo di meccanismo è comodo anche perché non va ad incastrarsi in niente qualora io, una volta compattato, lo debba infilare in qualche tasca o in qualche zaino, perché appunto non ha niente che sporge, che si possa impigliare. Però è anche vero che soprattutto questo modello ha delle difficoltà, quindi queste ghiere funzionano non benissimo, si incastrano e quindi me le hanno fatte odiare da subito. Da quel momento ho detto mai più treppiedi con questo tipo di chiusura. Questo treppiede, peraltro, pur essendo in carbonio, è abbastanza alto, anche se, adesso ve lo metto di fianco, non è più alto, anzi direi che è più basso del treppiede che di solito uso per le mie foto. E di questo poi ne parleremo a seguire, di questa caratteristica, perché è una caratteristica importante secondo me nella scelta del treppiede per le foto di paesaggio. È un treppiede appunto che, come ho detto, molto pesante, pesa più di 3 kg. La testa è una testa importante, potevo prenderne anche una un po' più piccola, però è una testa molto pesante, anche questa siamo solo la testa siamo su 2 kg. E questo qui l'ho preso quando avevo le reflex a pellicola, che quindi erano delle fotocamere molto pesanti con degli obiettivi molto pesanti, quindi serviva per dare maggiore stabilità a un treppiede di questo tipo. Una caratteristica di questo treppiede è la possibilità di utilizzare la colonna in modo molto versatile. Infatti la colonna si può sfilare, può ruotare, che può montarsi a 90 gradi, quindi la colonna può essere montata e quindi ecco consente una grande versatilità. La fotocamera può essere anche rivolta verso il basso, può essere rivolta in avanti per fotografare un soggetto su un tavolo, e quindi originariamente io l'avevo preso questo treppiede con l'idea anche di farci fotografie macro soprattutto e fotografie di oggetti. La colonna poi si può estendere fino a questa altezza, quindi saremo più o meno a 1,85 m, 1,88 m, e io l'avevo preso appunto non sapendo bene di che fotografia fare, anche per poter poi fare fotografia macro e fotografia anche di ritratto, eccetera. Quindi un treppiede abbastanza versatile, sebbene sia dal mio punto di vista utilizzabile principalmente in uno studio fotografico, cioè in casa, proprio per la pesantezza del treppiede stesso. Allora, questo invece è il treppiede che ho preso insieme alle fotocamere Fuji. Quindi ho venduto tutto il mio corredo di macchine fotografiche reflex a pellicola, ho preso la Fuji X-T20, di cui trovate poi la descrizione qui sopra, quindi una fotocamera molto compatta, mirrorless, molto leggera, quindi questo tipo di treppiede mi sembrava il complemento ideale. Questa tipologia di treppiedi vengono chiamati treppiedi da viaggio, tipicamente, perché hanno la capacità di poter ribaltare le gambe una volta piegate, di alzare la colonna e diventa veramente molto compatto, molto piccolo, e quindi può essere trasportato o infilato in qualsiasi tasca di qualsiasi zaino. Questo modello ha una testa integrata che può anche essere sostituita. Adesso la Manfrotto fa delle teste sempre compatte così, ma un po' più avanzate, quindi che danno anche la possibilità di ruotare indipendentemente dal piatto superiore la testa. Invece questa qui ha una sola possibilità di sgancio e poi diciamo così, con un'unica vite io blocco sia la rotazione e sia la testa sfera. Invece appunto quelle che fanno ora hanno dei comandi separati, quindi con una vite blocco la sfera e con l'altra vite blocco il piatto di rotazione. Comunque questo treppiede pesa 1 chilo circa, poco più di 1 chilo, quindi è molto leggero. La colonna centrale si può estendere fino a questa altezza, saremo sì e no sul 1,50 m, diciamo. Non è il massimo chiaramente, più che altro ecco, questo treppiede gioca molto sulla portabilità e sul peso e sulla leggerezza. Per il resto è abbastanza limitato, è anche molto leggero, quindi
anche la capacità di metterci magari degli obiettivi più lunghi, soprattutto per ciò che riguarda la testa, la capacità della testa di mantenere fermo tutto quanto il complessivo è un pochettino limitata. Però diciamo che per il corredo che ho io, questo, anche con gli obiettivi più lunghi che ho, o i più pesanti, parlo del 18-135 ad esempio, e anche con la XH1, diciamo che fa il suo. In particolare ho scelto il modello in alluminio, ma esiste anche una versione in carbonio che pesa 800 grammi, quindi ancora meno, che però dal mio punto di vista, oltre a costare una cifra esagerata per quello che è il treppiede, lo rendeva troppo leggero e quindi in caso di vento diventava veramente troppo instabile. È vero che io posso attaccare un peso, qui c'è un gancetto in tutte quante le colonne per aumentare la stabilità, però diventava, secondo me, aveva poco senso. Per cui questo treppiede inizialmente era il treppiede che usavo sempre, dopodiché ne ho comprato un altro che vedremo alla fine, e adesso lo uso o quando non voglio portarmi attrezzatura ingombrante, quindi uso uno zaino più piccolo, peraltro fatto apposta per accomodare questo treppiede. C'è una tasca che è dedicata, che poi è lo zaino che avete visto negli ultimi video, oppure quando voglio portarmi poco peso dietro. Quindi diciamo che dal mio punto di vista questa categoria di treppiedi deve far parte del corredo di ogni fotografo di paesaggio, perché può sempre essere utile, diciamo così. Quindi ce ne sono tanti di queste dimensioni, anche più piccoli, no? Anche più compatti, in particolare questo ha 4 sezioni, ce ne sono anche alcuni che ne hanno 5, quindi diventa molto compatto. In questo caso ho scelto la chiusura a leva, che peraltro oltre ad essere molto più immediata, molto più semplice, a primo colpo d'occhio ci fa vedere se una sezione è chiusa oppure se non è stata fissata. Invece con quelle a ghiera non si riesce a capire, bisogna toccarle tutte per capire se sono state fissate. Quindi questo qui è il treppiede da viaggio. Infine, questo è il treppiede che ho usato nella maggior parte dei miei video e che uso normalmente. È in fibra di carbonio, ha solamente 3 sezioni, ma ne fanno anche una versione a 4 sezioni, che quindi pesa un pochettino di più, ma poi è un po' più compatto quando si piega, però credo che sia anche un po' più basso. Pesa 1,6 kg, quindi è molto leggero per come è grande. Questo grazie a una combinazione di fibra di carbonio, di plastiche, di magnesio, quindi tutti materiali molto leggeri, e soprattutto la colonna centrale, una volta estesa, arriva a questa altezza, quindi siamo sul 1,90 m serenamente. Un'altra caratteristica di questo treppiede è che anche in questo caso, anche se con meno possibilità, la colonna è abbastanza versatile, quindi può essere usata anche per fotografie macro, per fotografie, diciamo così, di soggetti che stanno sul terreno e di cui magari vogliamo zoomare, vogliamo fare un primo piano, per cui è una caratteristica che a me è piaciuta, ecco, e che a volte ho usato anche nei video, per esempio in quello di Rocca Calascio. Questa caratteristica, unita anche alla capacità di questo treppiede di allargare le gambe su 3 posizioni, va bene, lo rende veramente molto versatile, con un peso direi molto ridotto e anche con una dimensione da chiuso molto compatta. E quindi direi che questo per me è un treppiede ideale. Come ho detto, è fuori produzione da almeno una quindicina d'anni. Io l'ho cercato appositamente usato finché non l'ho trovato, l'ho comprato solamente finché l'ho trovato, perché sentivo la necessità di avere un treppiede un po' più importante rispetto a quello là da viaggio che avevo preso, e quindi avendo visto anche alcuni video su internet, avevo scelto questo modello. Per concludere questo video, no, e per non renderlo troppo lungo, che fare, diciamo così, per chi
non ha ancora provveduto o sta pensando di acquisire un treppiede oppure è interessato alla fotografia di paesaggio. Il treppiede è una di quelle cose che, contrariamente alle macchine fotografiche in primis e anche agli obiettivi, però principalmente alle macchine fotografiche, il treppiede è una spesa che in genere si fa una volta o poche volte. È un oggetto che se scelto bene rimane nel tempo, anche se magari la tecnologia avanza e la casa produttrice esce fuori con modelli rinnovati, magari se uno fa la scelta giusta il treppiede rimane sempre valido. Quindi questo per dire cosa? Conviene sempre investire un po' di più in un buon treppiede, chiaramente avendo le idee chiare. Per esempio io a suo tempo, quindi 20 anni fa, ho preso il treppiede della Gizzo che è enorme, pesante, eccetera, eccetera. Dopo un po' non mi serviva più, infatti non l'ho quasi mai usato. Per fortuna che l'avevo preso usato, quindi non ho investito tantissimo. Per cui, ecco, dal mio punto di vista, in un corredo di un fotografo di paesaggio, in primis, ci vuole un treppiede di questo tipo, con colonna, senza colonna, in fibra di carbonio, in alluminio. Queste sono scelte personali, in base anche al budget che uno ha, in base anche al tipo di fotografia che uno vuole fare, in base anche all'altezza del soggetto. Diciamo che un treppiede molto alto, per esempio, dà anche la possibilità di andare al di là della propria altezza, no? Per cui quando magari abbiamo necessità di fare una fotografia da un punto di ripresa più sopraelevato, un treppiede alto dà questa possibilità, anche se a scapito di un peso maggiore del treppiede. Quindi questa è una scelta personale, la tipologia del treppiede, la spesa da fare, il materiale, eccetera. Però in generale conviene capire bene uno di cosa ha bisogno e poi spendere i soldi che vanno spesi. Per cui sicuramente il primo acquisto da fare è questo. Se poi si vuole, se si sente questa necessità, allora si può investire anche in un treppiede da viaggio, che può essere sempre utile in determinate situazioni, e poi in quei piccoli treppiedi da tavolo, e poi se fate video anche appunto in questo tipo di treppiedi molto leggeri, oppure selfie stick che diventano treppiedi. Ho visto tanti youtuber che per esempio hanno dei treppiedi più leggeri sui quali montano poi le fotocamere con le quali si riprendono. Quindi spero che questo video vi abbia dato qualche spunto. Se avete delle domande non esitate a farle. Mi spiace per la location magari non ideale, per cui aspetto magari che mi facciate delle osservazioni o che mi diate anche dei suggerimenti, per cui per il momento vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video e vi auguro una buona serata.